Utilizza subito GRC Access Control. Perché ho deciso di acquistare questo libro assieme a quest'altro che vedremo tra poco? Perché è un libro che parla di come utilizzare il prodotto SAP GRC Access Control. Casa editrice Espresso Tutorial, una casa editrice tedesca che sta pubblicando diversi libri sulla parte di SAP Security. Due sono gli autori, Sebastian Mayer e Martin Metz, spero di aver pronunciato bene il nome. Questo libro di fatto rappresenta un tutorial che passo passo ci guida nei vari moduli del GRC Access Control, partendo descrivendo un overview, diciamo, di questo prodotto, andando a trattare poi passo passo i vari componenti che sono l'Access Risk Analysis per l'analisi dei rischi, il Business Role Management e l'Access Request Management. Oltre a parlare chiaramente dell'Emergency Access Management per la gestione delle superutenze. Dicevo, un libro passo passo che ci guida nel capire come iniziare a utilizzare da subito il GRC Access Control, oppure andare a capire, se non utilizzi ancora tutti i moduli di questo prodotto, come andare a sfruttarli. Interessante tutti i passaggi che vengono fatti, anche alcuni workflow che vengono proposti. Non ci sono dei cenni legati alla parte di cloud o ad esempio alcune nuove funzionalità. Tuttavia sicuramente un libro molto utile per andare a scoprire alcuni utilizzi che magari non sono così scontati del GRC Access Control. Perché dicevo l'ho preso assieme a questo libro che si chiama Compliant Identity Management con SAP Identity Management e GRC Access Control, perché questo è l'unico libro che di fatto parla sempre della stessa casa editrice, Espresso Tutorial, scritto da diversi autori. In questo caso è l'unico libro che parla dell'integrazione tra il prodotto SAP GRC Access Control, okay, e il prodotto SAP Identity Management. Anche in questo caso c'è un'introduzione che viene fatta direttamente dagli autori, dove parlano un po' della GRC Access Control e un po' della parte del SAP Identity Management, dove vengono descritte tutte le principali componenti di questo prodotto, quindi il Virtual Directory Server, cioè sostanzialmente l'LDAP, per così lo possiamo chiamare, diciamo, legato all'Identity Management, che fa da ponte tra l'Identity Store dell'Identity Management e le strutture legate al GRC Access Control, l'IDM Developer Studio, per andare a configurare il prodotto del SAP IDM, che è un prodotto abbastanza diverso. Solitamente, per chi conosce SAP e per chi è abituato a configurare questo prodotto, è proprio ha un'interfaccia grafica molto diversa, proprio perché per la sua natura, ovvero il fatto di dover integrare prodotti eterogenei tra loro e anche chiaramente i prodotti SAP, ovviamente prevede un'interfaccia molto diversa. Questo forse è frutto anche dell'acquisizione di questo prodotto da parte di SAP diversi anni fa, perché non è un prodotto, diciamo, nativo SAP. Interessante chiaramente la parte proprio della integrazione tra questi due prodotti, dove vengono descritti sostanzialmente le due modalità principali, cioè il polling e il callback, che permettono di andare a definire sostanzialmente un workflow di integrazione. Questo in realtà lo troviamo anche nella configuration guide del prodotto del SAP IDM, che rappresenta ad oggi il punto, diciamo, iniziale per andare a configurare questi due prodotti. Normalmente non è così semplice integrare queste due soluzioni, però questo libro ci permette anche di andare a sfruttare gli esempi che vengono mostrati per andare, diciamo, a colmare alcuni gap. Giusto per essere chiari, questo libro, che si chiama GRC Access Control, non è sicuramente il formato compresso di questo altro libro, che invece parla di come implementare e configurare la suite. Questo libro invece parla solo di come utilizzare, quindi è più rivolto agli utenti finali, mentre invece questo libro è sicuramente più rivolto a chi deve andare a configurare questo prodotto. Ultima nota sicuramente, diciamo, rilevante, in questo libro, anche se è del 2018, non parla, diciamo, delle integrazioni cloud, per cui poteva essere, diciamo, un punto importante da andare a introdurre. Sono due libri scritti in tedesco, per cui punto di attenzione: se vuoi acquistarli e vuoi coglierne, diciamo, tutte
le sfaccettature che questi libri forniscono, è utile, diciamo, conoscere il tedesco, anche se sono libri che contengono molte immagini, essendo molto tecnici, diciamo, è abbastanza intuitivo leggerli e cogliere il loro, diciamo, significato. Spero che ti sia stato utile. Se hai dei commenti, chiaramente scrivili qua sotto. A presto, ciao!